Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi ospitiamo di nuovo un gruppo ucraino che rispetto all'EP precedente dimostra ancora dei difetti ma anche una buona crescita tra death, doom e tastiere. Un EP con alcuni spunti interessanti ma immaturo e frettoloso. Così, poco meno di un anno fa, giudicavamo Three Primes of Alchemy, EP d'esordio dei Tria Prima, come puoi ascoltare al link qua su in alto. Uscito a gennaio 2025, mostrava bene la grande voglia di fare di questo trio ucraino, ma anche un'eccessiva urgenza nel pubblicare musica, vista la formazione appena l'anno prima. È proprio questo il motivo per cui abbiamo accolto con scetticismo la pubblicazione, solo 10 mesi dopo il debutto, addirittura del primo full length, Demortificatio. Scetticismo che però, con gli ascolti, seppur non sparito del tutto, si è attenuato, vista la crescita mostrata dal gruppo. I progressi maggiori sono stati sul piano compositivo, in cui i Tria Prima confermano quanto di buono sentito nell'EP d'esordio. Oltre a essere di più e consentire una valutazione migliore delle loro qualità, le tracce sono più incisive, specie se parliamo di riff. Spesso centrati sul death metal più classico, non lasciano da parte la componente doom sentita in passato, né qualche influenza da branche come melodeath e death and roll. In un suono base che, al contrario di Three Primes of Alchemy, stavolta è compatto, unitario, con vari elementi funzionali e dosati nella maniera appropriata. Completa il quadro una vaga tendenza progressiva, non troppo sviluppata, ma ben inserita nella musica del trio. Purtroppo l'altra componente, quella sinfonica, rappresenta un problema, intersecato con quello che gli ucraini si portano dietro dall'EP, una certa mancanza di direzione. In particolare la si nota confrontando le prime 3 tracce di Demortificatio e quelle successive. Se le iniziali sono molto piene a livello sinfonico, con tante orchestrazioni ricercate e la voce di Arina Sinebriukova a duettare col groove di Ruslan Ritsyuta, le altre sono più basilari. Death Doom che ammoderna il suono degli anni 90 e tastiere minimali. È uno scalino che pesa. Se entrambe le parti del disco sono buone a sé stante, unite danno un senso di incoerenza un po' fastidioso, non fortissimo, visto che la base metal rimane la stessa, ma neppure ininfluente. È il principale difetto di un disco che per il resto ha diversi ottimi spunti da regalare. Certo, è presente qualche pezzo meno riuscito a causa di una certa immaturità persistente e della volontà a tratti di strafare dei Tria Prima. Ma nulla scende sotto un livello almeno decente, e alcune tracce brillano per qualità, come la buonissima opener Arx Atrata. Alterna momenti rabbiosi ed aperture da puro symphonic metal, davvero melodiose grazie alla voce della cantante ospite. Oppure Transmutation, alterna momenti più aperti in cui a tratti Seri di Bondar si mette in mostra al basso e altri belli aggressivi in stile death, un tratto accentuato dalla presenza di un ospite d'eccezione come il nostro Trevor dei Sadist. Le migliori in scaletta sono però la title track e Magnus Opus. La prima è bella oscura con la sua progressione che da momenti death martellanti porta a momenti dumi in cui anche Sinebriukova mostra un lato grintoso. Completa il quadro una struttura non lineare con le giuste variazioni che la rendono un saliscendi molto coinvolgente. La seconda invece usa bene l'organo e il lato sinfonico ridotto che la caratterizzano per creare vortici oscuri e drammatici, d'impatto anche grazie al contrasto con parti più dirette, quadrate e semplici, momenti cupi ma melodici, influssi roll. Per concludere, Demortificatio è un disco a 2 facce. Da un lato si rivela buono e godibile anche al di là dei suoi difetti nei suoi 42 minuti, un netto miglioramento rispetto all'EP. Dall'altro mostra una band che pur avendo fatto molti passi dall'esordio ha ancora parecchia strada da percorrere. In particolare c'è ancora da trovare una direzione definitiva, osando di più verso lidi sinfonici, rimanendo su un death doom più basilare o approfondendo il lato più complesso. Forse i Tria Prima rendono meglio nel primo ambito, ma anche negli altri hanno dimostrato di poter fare bene. L'importante non è quale direzione sceglieranno, ma che lo facciano e rendano il proprio suono coerente. Noi comunque siamo ottimisti. La band è già migliorata parecchio in così poco tempo e chissà che in futuro non possa stupirci ancora di più. Voto di Heavy Metal Heaven 72 su 100. Anche per stavolta è tutto. Se ti è piaciuto questo video puoi mettere like, condividerlo e commentarlo. Invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale ed attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre al passo con contenuti pubblicati ogni pochi giorni. Infine puoi seguirci anche su Facebook, Instagram e Pinterest. Al solito trovi i nostri link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!